Si dice sempre che gli stipendi inglesi sono molto più alti di quelli italiani, ma è davvero così? Ciao a tutti, sono Lisa e sono un'italiana che vive in UK da circa 2 anni. Io lavoro qui come UX designer. Voglio cercare di rispondere insieme a voi alla domanda: è vero che in Inghilterra si guadagna di più? Come prima cosa bisogna sempre considerare che i sistemi di riferimento sono diversi. Ovviamente tutto il sistema fiscale in Italia e in Inghilterra è diverso e bisogna stare molto attenti quando si vanno a comparare i due tipi di stipendio, perché non è sempre così facile, anche a parità di stipendio netto mensile, andare a fare una comparazione tra i due tipi di salari. Quindi vediamo insieme quali sono le differenze, come si fa a capire se lo stipendio è davvero più alto oppure no, a parità di RAL o di stipendio netto mensile. Allora, la prima cosa che secondo me va considerata è sicuramente la tassazione. Ovviamente la tassazione tra UK e Italia è diversa. La tassazione che viene fatta dalla UK rispetto a quella italiana solitamente è minore. Questo che cosa vuol dire? Che a parità di RAL, la RAL è lo stipendio lordo, il netto che voi ricevete in Inghilterra è leggermente superiore rispetto a quello che ricevete in Italia. Questo da una parte ha dei lati positivi, perché voi mensilmente avete più soldi nelle vostre tasche, però ovviamente anche dei lati negativi, perché con i soldi delle tasse ci sono tanti servizi che in teoria dovrebbero essere pagati e che qua in Inghilterra spesso non sono pagati così tanto come in Italia. Uno di questi è per esempio la malattia. Tutto il sistema del welfare è meno potente rispetto a quello che è in Italia. Ci sono tante garanzie anche legali che qua in Inghilterra non sempre avrete. Una di queste per esempio è la malattia, ed è un aspetto che ovviamente voi dovrete considerare se ricevete un lavoro in Inghilterra o se state già lavorando in Inghilterra. In Italia il sistema di welfare vi consente di magari andare in malattia e di venire pagati anche se voi siete impossibilitati a svolgere le vostre funzioni, e questo diritto vi viene riservato per, mi sembra sia circa 6 mesi, magari non è per tutti i mesi al 100%, ma vi viene data una buona percentuale del vostro stipendio, e questo è un gran bel diritto che ovviamente se state male nessuno decide di ammalarsi. Se dovesse succedere vi può garantire almeno di non dovervi preoccupare di quell'aspetto lì. In Inghilterra è diverso, perché i giorni pagati, totalmente pagati per legge, sono circa una decina all'anno, che come capite sono davvero pochi, perché già solo con l'influenza magari ne accumulate di più. Quello che viene attivato nel momento in cui voi facciate più di 10 giorni di malattia, qua si chiama SSP, che vuol dire Statutory Sick Pay, che è appunto quello che in Italia sarebbe la malattia. Come funziona questo tipo di benefit? Vi viene dato appunto se state male più di 10 giorni, però quello che voi ricevete al mese è davvero molto poco, perché mensilmente potete ricevere mi sembra sia un massimo di circa 300 pound, pound più pound meno. Con 300 pound al mese in Inghilterra, io vivo a Manchester, è difficile anche solo pagare l'affitto, senza considerare il mangiare, tutte le bollette eccetera eccetera, quindi non è assolutamente uno stipendio con cui voi potete vivere. E questo voi potete pensare, vabbè, ma devo essere proprio sfortunato, ma mi deve succedere. Considerate che questo è sempre così. Ci sono ovviamente determinate aziende che magari vi offrono delle assicurazioni private, ma molto spesso è qualcosa che viene lasciato alle persone. Quindi se voi lavorate in Inghilterra, questo è qualcosa che dovete considerare, perché magari non vi ammalate un anno, non vi ammalate 2 anni, non vi ammalate 3 anni, però capite che nel corso della vita può capitare di rompersi anche solo un braccio, una gamba o quel che sia. Quindi è qualcosa che dovrete mettere in conto. Quello che fanno qui per ovviare a questo problema è farsi delle assicurazioni che ti garantiscono comunque uno stipendio nel caso in cui tu ti ammali. Ovviamente questo avrà un costo mensile che ovviamente se iniziate ad avere uno stipendio che è un po' più corposo,
è consigliabile fare così in modo tale che se voi vi ammaliate almeno avete questa assicurazione che vi dà, se non tutto, almeno una gran bella parte dello stipendio, che sicuramente sarà più alta della SSP. Questa cosa ovviamente non ha un impatto solamente sulle vostre vite, ma ha un impatto anche sociale. Per esempio, a me una volta è capitato di incontrare sul tram una persona molto giovane che era in sedia a rotelle, che mi aveva chiesto di fargli fare una chiamata. Io gliel'ho fatta fare e poi ci siamo messi a parlare. Insomma, io ho chiesto ma come sei finito in sedia a rotelle, e lui, questo ragazzo, mi sono dimenticata di dire che era un barbone. E quindi io, vedendo questo barbone in sedia a rotelle, mi sono iniziata a fare due domande. Ho detto: ma com'è possibile che una persona disabile non solo sia disabile, ma sia anche per strada? Com'è possibile? E allora ci siamo messi a parlare e lui mi ha detto: ho avuto un tumore, non potevo più lavorare, quindi non sono più stato capace di pagare l'affitto e tutte le spese, e sono finito in strada. Che per me è stata una cosa inconcepibile, cioè, però pensandoci è una storia. Io non so se adesso se fosse una storia vera o quello che è, non so, però è assolutamente una storia verosimile, perché qua in Inghilterra, se effettivamente tu perdi il lavoro, magari non hai una famiglia alle spalle o degli amici che ti possono supportare in questa cosa, veramente puoi rischiare di finire per strada, e lo Stato non ha la capacità di supportarti più di tanto. Quindi, come capite bene, ci sono tanti diritti che magari in Italia vengono stipulati per legge, che qui magari sono un po' più riservati a discrezione del lavoratore, perché per esempio in molte aziende, se voi vi ammalate, magari non vi fanno, non è che non vi danno subito lo stipendio, magari vi pagano lo stesso anche se per legge non sono obbligati, così per fare un po' bella figura. Però capite bene che è completamente a loro discrezione e loro non sono obbligati. Un sistema un po' all'americana, insomma, da noi un po' più socialista, diciamo, da questo punto di vista. Un'altra cosa sicuramente da tenere a mente è il TFR. Il TFR in Inghilterra non esiste. Questo che cosa vuol dire? Che in Italia solitamente ogni anno che voi lavorate, una determinata parte del vostro stipendio viene trattenuta, non vi viene data direttamente, ma vi verrà consegnata non appena voi decidete di cambiare lavoro e finire il rapporto di lavoro con un determinato lavoratore. In Inghilterra invece non è così. Diciamo che questa somma di denaro che voi accumulate piano piano ve la danno nel vostro stipendio. Quindi quando voi andate a considerare lo stipendio, per esempio netto, dovete considerare anche che in Italia, anche se lo stipendio netto è per esempio 1500 pound, 1500 euro, dovete andare a considerare che in quei 1500 euro italiani c'è anche il TFR, che poi a trattamento, quando finite il rapporto di lavoro, vi verranno dati. Quindi sono dei soldi, praticamente un salvadanaio invisibile, ma che comunque è sempre vostro. Anche se fate un lavoro per 20 anni, poi quella che viene considerata la buonuscita. Mentre in Inghilterra i soldi che vi danno sono quelli e basta, quindi è già tutto lì dentro. Quindi dovete un attimino anche calcolare questa cosa, perché è una percentuale di soldi che non vi arriverà quando poi finite di lavorare. Questo può essere una cosa positiva, perché avete più liquidità al momento in cui vi arriva lo stipendio, però in futuro non vi aspettate di avere dei soldi indietro, mettete anche questo a bilancio. Un'altra cosa sempre da considerare sullo stipendio netto mensile è che in Inghilterra la 13ª e la 14ª non è un concetto che esiste. Come funziona la 13ª e la 14ª in Italia? Quello che voi dovete andare a guardare è la RAL. La RAL è appunto il pagamento annuale, il lordo annuale che poi vi arriva in busta paga, perché quello che succede in Italia è che la vostra RAL, mettiamo caso che il vostro stipendio in Italia è di 35.000 euro all'anno, quello che fanno in Italia dividono 35.000 euro per 13 se voi andate a prendere la 13ª, o per 14 se voi andate a prendere la 14ª. In Inghilterra non c'è né 13ª né 14ª, quindi quello che fanno è dividere la RAL per 12 mesi.
Quindi quando voi andate a confrontare gli stipendi, ovviamente è diverso se avete 1500 euro per 12 mesi o per 14 mesi, perché ovviamente sono 3000 euro in più alla fine poi dell'anno. Quindi quando andate a considerare lo stipendio italiano versus UK, tenete questo a mente, perché lo stipendio UK avrà solamente 12 mesi e non 14. Potete usare degli strumenti, per esempio in UK c'è Net Income Calculator, che è praticamente un sito dove voi potete mettere la vostra RAL inglese e vi dice direttamente quanti soldi prendete mensilmente con già la riduzione delle tasse, ed è veramente uno strumento molto accurato. E ho visto che ci sono anche dei siti in Italia che vi calcolano lo stipendio netto in mensile. Quindi quando voi andate a fare questo calcolo, mettete il vostro lordo sia in questo Net Income Calculator sia nello stesso strumento gemello ma italiano, e siate sicuri però che lo stipendio venga diviso in entrambi i casi per 12 mesi, quindi avete una stima un pochettino più accurata di quelli che sono i vostri stipendi netti mensili. Un'altra riflessione va fatta sulla pensione. Lo so, la pensione non la prenderemo mai, tempo che arriviamo alla pensione fallirà l'Italia, tutte le cose, ok, però ha finito lo scherzo, questo è un argomento serio che merita l'attenzione di tutti, perché ci arriveremo, forse sì, forse no, però è meglio farci un pensiero. Allora, in Inghilterra la situazione pensionistica è forse anche peggio di quella che abbiamo in Italia. Ora, io non so effettivamente in Italia con tutti i problemi che ci sono, come finirà con l'INPS, eccetera, eccetera, non lo so. Però in Inghilterra la situazione è già, ad oggi, è già brutta, nel senso che la pensione di Stato, considerando di aver pagato 30 anni di contributo, se non sbaglio è di circa poco più di 700 pound al mese, che capite bene che comunque non sono proprio tanti. Cosa si fa in Inghilterra per cercare di ovviare un pochettino a questo problema? È fare un fondo pensionistico privato in collaborazione con l'azienda. Cioè, solitamente quello che in Inghilterra si fa se voi lavorate qua è di versare mensilmente una percentuale del vostro stipendio, che di solito è circa il 3%, che voi potete decidere di alzare al 5 o al 10%, e quello che fanno i lavoratori di solito è andare a versare anch'essi una percentuale per voi, quindi dai loro soldi loro vi versano una percentuale a voi che si va a accumulare nel vostro fondo pensione. Quindi per esempio se voi versate, molto spesso vanno a pareggiare, cioè se voi versate il 3%, loro magari versano anche il 3%, possono versare il 5% e voi il 3%, e questa è una cosa a cui prestare molto attenzione nei contratti, perché ovviamente se loro vi versano di più vuol dire che vi stanno accumulando più soldi nel vostro fondo pensione. Di solito in alcuni contratti quello che vi dicono è: se voi versate il 7 loro vanno a pareggiare e versano il 7, se voi versate il 3 loro versano il 3, alcune aziende arrivano a pareggiarvi fino anche al 10%, quindi se voi versate il 10% del vostro stipendio, l'azienda a sua volta versa il 10%, che capite sono tanti soldi che ovviamente vi vengono sottratti oggi, che però voi accumulate nel vostro fondo pensione privato, e negli anni si spera maturino degli interessi e questo fondo cresca, e poi quando voi raggiungete l'età pensionabile potete ritirare questi soldi. Qui adesso però attenzione, perché essendo noi expat e non sapendo ovviamente cosa faremo in futuro, perché non sappiamo se saremo tutta la vita UK, se torneremo in Italia, ci sono delle altre considerazioni fiscali che bisogna fare, come per esempio andare a capire che cosa succede quando io andrò in pensione, chi mi darà la pensione. Allora, in linea di massima, tutto quello che voi avete accumulato in Inghilterra, siccome ci sono degli accordi bilaterali tra le due nazioni, ovviamente vi verrà ridato sotto forma di pensione, quindi idealmente voi quando andrete in pensione riceverete una pensione italiana, una pensione inglese. Stiamo attenti però quando andiamo a considerare il fondo pensione, che ovviamente se voi decidete di tornare in Italia, quando poi raggiungerete l'età pensionabile e volete prendervi i soldi del fondo pensione,
potranno essere soggetti a una tassazione nel momento in cui li muovete internazionalmente e fate andare questi soldi in Italia. Ovviamente c'è una soglia sotto la quale i soldi non vengono tassati, però se per esempio voi li accumulate tutti e volete prendere tutti in una volta, non so, accumulate 50.000 pound nel corso dei 30 anni e volete prenderli tutti, questi soldi sicuramente vi verranno tassati. Se magari avete già in mente che non volete vivere forse in UK, ma non sapete se starete in Italia, magari siete però convinti di essere in Europa, magari vi potete aprire un fondo pensionistico europeo che può evitare di tassarvi. Quindi queste cose sono ovviamente da approfondire con una persona del settore che io non sono, quindi da approfondire sicuramente con un commercialista, ma sono sicuramente delle cose a cui iniziare a pensare se siete in UK o se avete intenzione di stare in UK per più di 2, 3, 4, 5, 6 anni. In linea di massima in Italia le pensioni sono un pochettino più alte di 700 euro ad oggi, nel nostro caso non lo so. Un'altra cosa da considerare ovviamente è la valuta. Spesso quando io dico il mio stipendio a mia mamma mi dice ma in euro quindi vuol dire che sono, ed è ovviamente una cifra più alta rispetto ai pound. Questo da un lato è vero, dall'altro no, perché ovviamente questo vale solamente su per esempio quelli che voi i soldi che accumulerete come risparmio, che poi per esempio se tornate in Italia andate a spendere in Italia, ma non vale sui soldi che voi spendete in UK, perché tutto quello che voi guadagnate in pound, sì è vero che si traduce in una determinata somma in euro, però è anche vero che tutto quello che voi spendete qua in Inghilterra sarà in pound. Diverso per esempio è il caso se voi lavorate per la UK però lavorate da remoto in Italia, allora sì, voi guadagnate in pound, però spendete in Italia in euro e quindi il valore del vostro stipendio andrà ad aumentare. Se vivete UK questo discorso è da fare sì e no, perché voi spenderete comunque tutto in pound, può essere una cosa da considerare sì e no, dipende voi che intenzioni avete e dove volete stare. Un'altra cosa da considerare negli stipendi inglesi sono quelli che qua vengono chiamati i bonus scheme. Io ovviamente per tutto quello che vi sto dicendo parlo del mio settore, che è un settore privato, quindi non è un settore pubblico, io non so come funzioni nel pubblico, ma nel settore privato di aziende private per cui puoi lavorare funziona super giù così. Quindi anche qualcosa a cui voi potrete prestare per esempio attenzione nel momento in cui vi mandano un contratto. State attenti a questi elementi che vi sto citando, tutto può cambiare da contratto a contratto. Per quanto riguarda i bonus scheme, ogni azienda ce l'ha diversi, alcune aziende non ce l'hanno o si accede al bonus scheme solo se si raggiungono delle posizioni un pochettino più alte, tipo dei ruoli manageriali e ancora più su. In altre aziende invece quasi tutti possono accedere a questi bonus scheme. Il bonus è una specie di 13ª o 14ª che però non è detto che vi venga assegnata, perché viene assegnato solamente al raggiungimento di un obiettivo, quindi di solitamente l'azienda stila quelli che sono gli obiettivi dell'anno. Se questi obiettivi vengono raggiunti, allora sì, vi darà un bonus che di solito è 1 o 2 stipendi mensili in più. Questo ovviamente può avere un grosso peso sul vostro salario, può aumentarlo di molto, però ovviamente non è garantito che l'azienda è in perdita, ovviamente non vi pagherà i bonus, se non raggiungete gli obiettivi non vi pagherà i bonus. Però diciamo in alcune aziende è molto, molto facile che se l'azienda va bene vi paghi questi bonus. In Italia forse non sono così comuni come qua. Altro argomento che dipende molto dai contratti sono gli straordinari. In Inghilterra di solito non vi chiederanno quasi mai di fare degli straordinari, se ve lo chiederanno vi chiederanno anche scusa. C'è molto rispetto per il tempo privato delle persone. Dovesse capitare che l'azienda ha bisogno che voi lavoriate un po' di più, solitamente gli straordinari vengono pagati o come quello che viene chiamato time in lieu, quindi vi danno delle vacanze in più in base a quello che avete lavorato, oppure vi danno appunto un compenso. Questa è ovviamente anche una differenza nel caso in Italia non vi abbiano mai pagato gli straordinario, non se ne è nemmeno parlato. Altra cosa da considerare sono i giorni di vacanza.
In Inghilterra solitamente, no, di nuovo, dipende comunque dai contratti, solitamente il minimo che vi possono offrire di vacanze credo che sia 23 o 25 giorni, alcune aziende offrono anche di più o possono offrire anche 30 giorni, quindi dipende anche da questo, quanti giorni avete di vacanze, perché alla fine le vacanze sono comunque tempo che voi non state lavorando e guadagnate dei soldi. Solitamente qui usano dare il giorno del tuo compleanno, molte aziende hanno il giorno del tuo compleanno come vacanza, quindi magari puoi avere 25 giorni di vacanza più il giorno del tuo compleanno, più quelle che qua vengono chiamate le bank holidays, che sono mi sembra 8 giorni all'anno, che sono i rossi del calendario italiano. Questo è anche da considerare: quante vacanze avete in Italia, quante vacanze avete qua. Un'altra cosa da tenere a mente sono i buoni pasto. In Italia, soprattutto io ho lavorato a Milano, si usava molto dare i buoni pasto. I buoni pasto c'è da dire che ovviamente non vanno nella RAL del vostro stipendio, sono una cosa extra, sono dei buoni pasto che voi maturate per ogni giorno che lavorate, quindi se siete in malattia i buoni pasto per esempio non vi vengono dati. Però i buoni pasto in Inghilterra non ci sono, quello che c'è è quello che viene chiamata la mensa, c'è un pasto che viene dato per l'azienda a un prezzo molto irrisorio, solitamente si paga magari 2-3 pound per un pranzo, diciamo da ristorante, per quando un ristorante possa essere il cibo inglese. Questo fino a quando si è lavorato dall'ufficio. Adesso quello che fanno molte aziende, visto che si lavora da casa, per cercare di attutire un po' le spese del costo del lavoro da casa, perché comunque si mangia sempre a casa, eccetera, eccetera, viene dato una somma di denaro ogni mese o ogni 2 volte all'anno, quello che è, per cercare di aiutarvi nelle spese. Un'altra cosa da considerare quando andate a comparare gli stipendi ovviamente è l'orario di lavoro. Io ho lavorato in Italia, ho lavorato a Milano e l'orario di lavoro era tremendo, cioè le ore sulla carta erano 8, ma le ore che si facevano in ufficio erano infinite. In più era quasi obbligatorio, penso, fare la pausa pranzo di 1 ora, e questo andava proprio ad estendere la giornata in una maniera esagerata, perché si tornava a casa, penso, verso le 7, le 8 di sera, quindi tutto il giorno si lavorava e basta. In Inghilterra questa cosa è molto, molto più flessibile e l'orario lavorativo in Italia è solitamente di 8 ore al giorno, che quindi per 5 giorni va a diventare 40 ore alla settimana, mentre in Inghilterra solitamente di base l'orario è di 7 ore e mezza al giorno e quindi va a essere di 35 ore e mezza alla settimana. Certe aziende possono anche avere l'orario lavorativo di meno ore, tipo 7, quindi si fanno 35 ore alla settimana, e questo di nuovo dipende dai vostri contratti. E in più qua non si lavora così tanto come in Italia, ripeto, fare gli straordinari è una cosa che succede veramente di rado. L'ultima cosa, e forse la più importante da considerare, che non è nettamente correlata al vostro stipendio netto, è relativa alla crescita che voi potete avere in UK rispetto alla crescita che potreste avere in Italia. L'Italia è molto, molto ferma da questo punto di vista, nel senso che la differenza del salario tra inizio carriera e fine carriera non è sempre così alta, specialmente se non riuscite a fare degli scatti, per esempio manageriali. In Italia molto spesso si parte di stipendi abbastanza bassi, ma i salti di carriera che si fanno, penso anche nel pubblico, sono bassissimi, ma anche nel privato, a meno che di ruoli particolarmente prestigiosi, sono veramente bassi. In Inghilterra sono stupendi, cioè in Inghilterra, a parte che lo stipendio solitamente vi aumenta ogni anno per andare a pareggiare l'inflazione, quindi vi aumenta, forse mi sembra sia dell'1%. Oltre a questo c'è anche l'aumento, un salto di carriera che voi potete fare abbastanza spesso, specialmente qua in Inghilterra se cambiate lavoro spesso. E i salti di carriera che potete fare sono anche di delle cifre abbastanza sostanziose, cioè qua per esempio un junior può prendere uno stipendio, quindi a inizio carriera può prendere uno stipendio che va dai 18 ai 25k annuali, ma subito dopo, se insomma l'azienda vede che ti impegni, che stai facendo bene, che stai crescendo, gli aumenti di stipendio sono veramente, veramente alti e avvengono veramente velocemente. Quindi nel giro anche di 3-4 anni
puoi aumentare il tuo salario di 20-30k più. Cioè non c'è veramente limite, dipende tutto dalla vostra esperienza, da quando voi avete voglia di crescere, dagli scatti che fate, da come insomma va il lavoro nell'azienda. Però veramente c'è la possibilità di crescere davvero tanto e anche raddoppiare il vostro stipendio nel giro di poco, specialmente se riuscite un po' a masterare le vostre capacità di negoziazione. È sicuramente una cosa che voi in Inghilterra potete fare. Quindi poi sta lì un po' a voi a capire insomma quanto potete negoziare, quanto tanto potete chiedere, eccetera, eccetera. Questa è una capacità che io ancora non ho al 100%. Quindi per riassumere, come potete vedere non è così facile andare a confrontare uno stipendio italiano con uno stipendio inglese. Un'altra cosa che potete per esempio considerare se ricevete un contratto di lavoro è quello che qui viene chiamato il probation period, quindi il periodo di prova. In Italia solitamente il periodo di prova è di 3 mesi, però dalla mia esperienza le persone non licenziano così tanto durante il probation period. In Inghilterra dipende dall'azienda, molto spesso per esempio la pensione, il fondo pensione non inizia prima che il probation period venga superato. Solitamente il probation period va dai 3 ai 6 mesi addirittura per tante aziende, e durante il probation period vi possono licenziare con un preavviso di una settimana. Dopo il probation period solitamente il notice period che vi devono dare se vi vogliono licenziare è di un mese, che è abbastanza simile a come l'Italia. Tenete a mente queste cose quando andate poi a confrontare i vari stipendi. Considerate anche che c'è un costo nel vivere fuori dall'Italia. Ovviamente sarete lontani dalla vostra famiglia, dai vostri amici, sarete in un certo senso anche soli, quindi avrete molte più spese nel momento in cui vi servirà fare qualcosa. Non tutto può essere riassunto con i soldi, i soldi non possono ripagare tutto. Stare all'estero comunque ha un costo emotivo anche abbastanza elevato, quindi quando andate a fare questo calcolo considerate anche questo e valutate bene se ne vale davvero la pena di lasciare insomma la vostra cultura, i vostri amici e i vostri affetti solamente per un guadagno di tipo monetario. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se avete domande e ci vediamo presto.